Buongiorno a tutti e benvenuti su Sapore Puro. Oggi andremo a visitare le terme di Saturnia, un posto davvero incredibile, e assaggeremo i ciaffagnoni tipici di Manciano. È un piatto antichissimo e si dice che siano gli antenati delle crêpe che nascono proprio dai cuochi di Caterina de' Medici, che poi vengono portati anche in Francia. Nella zona di Saturnia troverete in moltissimi ristoranti questo piatto davvero delizioso. Vediamo ora gli ingredienti, sono veramente pochissimi. Ci serve acqua, farina, uova e un pizzico di sale. Prepariamo un impasto per 8 persone. Useremo 4 uova, le andremo a sbattere con una frusta con un pizzico di sale. Se intendi visitare questa zona, ti suggerisco di salvare questo video perché nell'info box ti lascio tutte le informazioni dei posti più belli. Versiamo la farina un po' alla volta, così da evitare i grumi. Useremo 300 grammi, potete usare qualsiasi tipo di farina. E useremo il doppio dell'acqua, quindi 600 ml. Aggiungo anche l'acqua che deve essere tiepida. Se si formano un po' di grumi non vi preoccupate perché comunque dovrà riposare almeno un'ora. I ciaffagnoni sono in realtà una via di mezzo tra la crêpe e una frittata, quindi la consistenza comunque sarà diversa rispetto alle crêpe. Naturalmente le ricette variano nel tempo, però questa ci sembrava quella più vicina all'originale. Poi c'è chi aggiunge più uova o addirittura chi ne mette meno. A noi questa sembrava quella più equilibrata. Questa è la consistenza finale. Ora lasciamo riposare per un'ora. Se andrete a visitare queste terme davvero incredibili, non potete non visitare anche i borghi più belli d'Italia che la circondano. È passata un'ora, l'impasto ha riposato, quindi si è separato un po' l'uovo, rimescoliamo il tutto. Riscaldiamo bene la padella e la andremo a cuocere con lo strutto come si faceva proprio nel 1533 ai tempi di De' Medici. Vi basteranno 2 minuti di cottura, è molto veloce. Ok. Quando vedete che iniziano a formarsi queste bolle, vuol dire che è pronta e potete rigirarla. Vedete, ha una consistenza completamente diversa dalla crêpe. È molto più morbida. Veniamo ora alla farcitura. Ci sono 2 varianti. La prima viene riempita con del pecorino, cosparsa all'esterno con un po' di miele e una manciata di pepe. Questa variante è davvero buonissima. Io ne vado matta. Ed è anche la variante che troverete di più nella zona di Saturnia. Guardate, top! Passiamo ora alla seconda variante, che è leggermente più doppia e viene servita con degli spinaci e la ricotta. Questa variante viene chiamata anche le pezzole della nonna, perché una volta riempito va piegato in 4 proprio come se fosse un fazzoletto. Ok. Guarniamo ora con la besciamella e vediamo che qui lo ciaffagnone ha subito decisamente un'influenza francese, una spolverata di pecorino e un po' di pepe e voilà. Se volete vedere come si prepara la besciamella velocemente in casa, trovate il link qui sopra in alto a destra. I ciaffagnoni sono davvero ideali per ogni occasione, che sia per una pericena o per una cena stessa. Passiamo ora all'assaggio. Hanno un sapore davvero particolare ed è proprio vero che con i prodotti più poveri di una volta spesso si creavano dei piatti pazzeschi.
Spero che questa ricetta vi piaccia e anche questa breve storia. Facci sapere nei commenti cosa ne pensi e ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere la nostra prossima ricetta. E ormai ci siamo organizzati per pubblicare ogni giorno una ricetta nuova. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!